Giuseppe Vegezzi, detto Nello da tutti, nasce nei dintorni di Piacenza il 3 dicembre 1929. Nasce da una famiglia di ricchi proprietari terrieri che hanno molti terreni e sono di origine svizzera. Quindi Nello potrebbe tranquillamente fare una vita da signorotto di campagna, vivendo di rendita e semplicemente curando i propri possedimenti. Solo che Nello ha una passione. Lui vuole esprimersi, vuole uscire dai confini angusti di una vita di provincia. Inizia a frequentare i salotti della Piacenza bene, conosce Pier Giorgio Bellocchio, Marco Bellocchio e soprattutto ha una passione divorante per il cinema. Una passione che lo porta ad andare in Francia, dove studia per 4 anni a Parigi. E tornato in Italia, lascia Piacenza e si stabilisce a Roma, dove inizia a scrivere copioni che tenta invano di trasformare in film. In una lettera del 1961 alla sorella Ianna, Nello esprime il suo desiderio prorompente di fare cinema, una passione che lo divora e che non riesce a frenare. Tu sai cosa significhi per me questo intoppo? Ancora crollo, ancora macerie, ancora umiliazioni ed avvilimento. E ancora una volta io soccombo alla crisi e rimango in vita. E ancora una volta gli altri distruggono la mia casa. E ancora una volta io mi risollevo, mi scrollo la polvere di dosso e torno a riedificarla. Io credo nella mia casa. Voglio realizzare un film. Finalmente l'occasione buona sembra arrivare con una breve storia che si intitola La Bella e il Diavolo. È la storia di 6 giovinastri, 6 teddy boys come si diceva all'epoca, i quali arrivano in un castello dove trovano un anziano signore il quale gli racconta di aver fatto un patto con il diavolo e chiede loro aiuto per ritrovare la donna della sua vita, la castellana, che è intrappolata da qualche parte nel castello, prima dell'alba, per poterla poi seppellire. È una storia, diciamo, di sapore gotico. Il castello, il patto con il diavolo, evidenti echi da Faust, che però nell'idea di Nello deve avere un sostrato psicologico, diciamo, perché per lui, diciamo, tutta la vicenda deve essere ricondotta a un piano di metafora, ossia i 6 giovani rappresentano la vita esteriore, il presente, un'esistenza fatta, vissuta al momento, mentre di contro il castellano è la vita interiore, quindi il passato, e quindi nel contrasto tra i 6 giovani e il castellano, in questo castello che diventa anch'esso un simbolo, cioè il simbolo dell'inconscio collettivo, si sviluppa questa serie di tesi e antitesi che condurrà poi a una catarsi, da qui il titolo che poi verrà dato al film, Catarsis. Dunque, tutto ciò, dobbiamo ricordare, siamo nell'Italia dei primi anni 60, il cinema gotico, l'horror gotico sta conoscendo una nascita grazie anche al successo di Dracula il vampiro che ha fatto sì che gli italiani scoprissero il vampirismo come moda, come oggetto anche di culto sia nel cinema che nella letteratura popolare. Dicevo, un progetto così può finalmente interessare produttori, anche piccoli produttori che si dedicano a realizzare film destinati per lo più al mercato estero, girati con pochi soldi, in poche settimane di lavorazione, spesso al di fuori degli studi come Cinecittà, bensì addirittura nelle stesse location che vengono utilizzate, cioè castelli, ville, nei dintorni di Roma. Cosicché Nello trova un finanziatore, trova una piccola casa di produzione che accetta di produrgli questo film. La casa si chiama I Film della Mangusta e diciamo che è appunto una di queste piccole realtà mordi e fuggi che nascono nell'Italia di inizi anni 60. Fa capo ad essa, l'amministratore unico si chiama Fernando Cerqua e tra i soci di questa società a responsabilità limitata dallo strano nome c'è un personaggio che si chiama Ulderico Sciarretta. Sciarretta è un ex repubblichino di Salò, condannato a morte, graziato nel 1946, che nel dopoguerra scopre di poter vivere facendo cinema
e quindi mette insieme una serie di piccole scalcinate produzioni negli anni 60, tutte dagli esiti artistici, diciamo così, discutibili. E possiamo dire che il contratto che Nello Vegezzi scrive, firma con i film della Mangusta di Sciarretta, in qualche modo richiama il patto con il diavolo che è al centro del suo film. Questo perché? Perché la lavorazione di Catarsis sarà una vera e propria odissea per il regista piacentino. Innanzitutto diciamo che il film è un piccolo budget, il costo è di 46 milioni, 46 milioni di lire che è davvero poco all'epoca, di cui 900.000 lire andranno al regista. La fetta più grande è probabilmente per Christopher Lee, cioè la guest star che potrà dare al film una vendibilità. Il film viene girato tra maggio e giugno del 1963. In quel periodo Lee è in Italia, gira La frusta e il corpo di Mario Bava proprio nello stesso periodo. Nel piano di lavorazione di Catarsis, che è di 27 giorni, Lee è occupato sul set per 8 giorni, che probabilmente saranno anche stati meno, vista l'entità della sua partecipazione. Il resto del cast è composto per lo più da giovani attori, il più noto dei quali è Giorgio Ardisson, che aveva girato 2 film con Mario Bava, cioè Ercole al centro della terra e Gli invasori, e diventerà poi negli anni 60 uno dei divi dello spy movie all'italiano, uno dei tanti emuli di James Bond. Oltre ad Ardisson vi sono Piero Vida, con cui poi Vegetzi stringe una forte amicizia, e Mario Zaccarti, ossia Mario Poletin, che occupa anche mansioni produttive all'interno poi della produzione di Catarsis, e 3 giovani fanciulle dagli pseudonimi anglofoni, ma in realtà poi di casa, diciamo. Bella Cortez, ossia Alice Paneque, è una ragazza di origini cubane che ha girato qualche peplum all'epoca. Abbiamo poi una tale Lily Parker, che in realtà si chiama Vittoria Centroni, e Anita Dreyer, nome altisonante, che in realtà nasconde Anita Cacciolati. Questo è, nelle parole di Nello Vegezzi, il significato di catarsi, ossia ciò che la storia vuole rappresentare simbolicamente. L'azione si svolge in un'epoca moderna e in un luogo imprecisato. I 6 giovani vogliono rappresentare la vita esteriore. Essi sono la visualizzazione della vita come esasperazione del presente, fuori dal bene e dal male, simbolo della incoscienza e del puro istinto. Il vecchio Castellano vuole rappresentare la vita interiore esasperata e portata sul piano del fanatismo faustiano. La vita come non accettazione del divenire e come esasperazione del passato, oltre il bene e oltre il male, simbolo della coscienza esasperata e del fanatismo ascetico. Il castello vuole essere la visualizzazione allegorico-simbolica dell'inconscio collettivo. È qui che, dall'incontro di 2 opposte concezioni errate della vita, che avviene quella presa di coscienza che porta i personaggi ad una sublimazione o catarsi. Catarsis è una vicenda simbolica, dicevamo, influenzata, secondo quanto dice lo stesso Vegezzi nei suoi appunti di regia, dal Nouveau Roman, dal behaviorismo e da Hammett addirittura. Quindi ecco, nonostante si tratti di una vicenda gotica, la sceneggiatura, che è molto complessa e piena di puntuali riferimenti a movimenti di macchina, posizioni della cinepresa, eccetera, pone in grande attenzione i movimenti degli attori, con pochissime battute nell'arco del film, con molte scene girate in piano sequenza o comunque con macchina fissa, dove gli attori stessi si muovono sul set cercando di esprimere con il linguaggio del corpo ciò che Vegezzi vuole mostrare. Oltretutto anche i suoni e la colonna sonora hanno una grande importanza, perché la ricerca di questa castellana in questo castello è accompagnata dai battiti della pendola nel salone del castello, che scandiscono le ore. Diciamo che il film si svolge durante un tempo liquido, in cui le coordinate di spazio-tempo non hanno più valore, e questo è un elemento in comune con molti gotici italiani dell'epoca, in cui lo spazio dove si svolge l'azione diventa uno spazio fantastico. Durante questa ricerca affannosa del corpo della Castellana, che è
il centro del film, della storia che Nello ha immaginato, il Castellano si trasforma, il personaggio interpretato da Christopher Lee, si trasforma in un suo alter ego malevolo, una specie di diavolo ragno, come è chiamato nella sceneggiatura, il quale cerca di far perdere tempo, di sviare i ragazzi nella loro ricerca e nella sceneggiatura addirittura con dei fili, con una specie di ragnatela che egli emana, cosa che ovviamente nel film non c'è perché per ovvi motivi di budget molte idee presenti nella sceneggiatura sono state eliminate. Le riprese durano, almeno dovrebbero durare 27 giorni, tra maggio e giugno del 1963, però ben presto il film della Mangusta si ritrova in ristrettezze economiche. Nello, a cui erano stati promessi 900.000 lire per la sua opera da regista, vedrà quei soldi solo anni dopo e addirittura è costretto a chiedere alla propria famiglia 4 milioni per ultimare il film. Soldi che gli vengono concessi, ma chiaramente ciò comporterà un'ulteriore rottura con la famiglia che non vede certo di buon occhio le sue peripezie romane. Le riprese avvennero a Montelibretti e negli studi Olimpia, dove furono ricostruiti gli ambienti del castello, in particolare le varie stanze in cui accadono sia l'episodio delle tre dame, sia in un'altra sequenza piuttosto suggestiva la sala degli specchi, in cui gli attori si ritrovano come intrappolati tra lastre di vetro senza riuscire a muoversi, come in una sorta di casa degli specchi di un Luna Park. Sequenza di cui Vegetzi non era totalmente soddisfatto, indicando la necessità di aggiungere in post-produzione della nebbiolina o comunque qualche effetto per mascherare i piedistalli su cui poggiavano i vetri che ci sono poi nella sequenza. Un altro piccolo mistero riguardante il film è la presenza o l'assenza di Adriana Ambesi, attrice in quota CSC che è presente sia nel piano di lavorazione sia nei titoli di testa del film, ma che non pare esserci in realtà. Nel piano di lavorazione l'Ambesi è indicata come la Castellana e la sua presenza sul set sarebbe stata di 4 giorni. Ora però se noi andiamo a vedere il film, la Castellana che appare poi verso la fine di Catarsis è un'attrice che non sembra l'Ambesi, è una ragazza bionda con fattezze diverse. Può essere forse che l'Ambesi fosse semplicemente stata inserita per i soliti adempimenti ministeriali. Sappiamo che venivano richieste presenze del CSC per ottenere poi la cittadinanza italiana, i benefici di legge. È possibile. Oppure c'è sempre il mistero delle tre dame, le quali appaiono dietro alle tele, che nel film finito si intravedono per pochi secondi. Può darsi che l'Ambesi fosse una di queste. Purtroppo è difficile stabilire con certezza se effettivamente l'attrice prese parte al film. Torniamo un attimo a Lily Parker, perché lei è in qualche modo il personaggio chiave della lavorazione di Catarsis, perché durante le riprese Nello Vegetzi si innamora follemente di lei. Lily lo rifiuta e nell'estate del 1963 i giornali riportano la notizia che un giovane regista si è buttato dalla finestra, fortunatamente senza conseguenze letali, però è stato ricoverato in ospedale con serie fratture. Ed è Nello, in pratica, per la disperazione, per la depressione seguita a questo rifiuto, si è addentato al suicidio, anche se lui inizialmente racconta che questa sua caduta è stata semplicemente un capogiro mentre si sporgeva dalla finestra. Sta di fatto che Catarsis viene in pratica montato, forse ultimato, diciamo, dal resto della produzione con Vegetzi lontano dal set. Lui vede un primo montaggio e stila una lista di modifiche da effettuare al film. Quindi ecco, la vicenda ha una sua complicità, una sua coerenza che Nello ritrova solo in parte nel primo montaggio. Sta di fatto che Catarsis viene sottoposto agli organi di censura nell'agosto 1963. Il film viene vietato ai minori di 18 anni, il problema è che non si trova un distributore. L'unica proiezione di cui si ha notizia, benché esistano locandine con la scritta Catarsis già pronte per la distribuzione in sala, dicevo, il film ha solo una proiezione di cui si sappia in provincia di Bari,
con risultati, a quanto si dice, sconfortanti. Il pubblico lo giudica una porcheria e i distributori non vogliono avere nulla a che fare con il film. Nel frattempo, i film della Mangusta è in cattive acque. Nello di suo cerca in qualche modo di contatti all'estero, addirittura a un certo punto contatta Alain Regaud, che è un distributore francese della Unitech France, il quale si dichiara disposto ad acquistare il film per il mercato estero, però gli propone alcune modifiche, ossia trasformare Catharsis in un sexy horror, per così dire, perché chiaramente il film così com'è non ha un mercato. Nel frattempo i film della Mangusta fallisce e Nello si ritrova con un film che lui ama tantissimo, che però non riesce a vendere a nessuno. Confida la sua delusione a Piero Vida, con cui è rimasto in contatto epistolare, e Vida gli suggerisce da parte sua di fare ulteriori modifiche al girato. Nel frattempo il film viene rilevato dalla Ecofilm, che altri non è se non un'altra casa di produzione sempre facente a capo a Ulderico Sciarretta. Ora, a questo punto, si diceva che Catarsis per Nello Vegezzi è stato un po' un patto con il diavolo e Sciarretta in questo caso è il diavolo, perché nel contratto tra regista e produttore c'è una clausola capestro la quale consente o al produttore stesso o al cessionario, in questo caso la Ecofilm, di apportare tutte le modifiche al film che questi ritengano necessarie. In questo modo Vegezzi viene estromesso dal film. Sciarretta gira nuove sequenze, sempre con Piero Vida, unico attore del film originario che si presta alla cosa, e crea una cornice narrativa ex novo in cui, diciamo di taglio gangsteristico, in cui vediamo all'inizio arrivare un personaggio a Fiumicino, questi due personaggi seguono un altro attore, gli sparano, l'uomo ferito si rifugia in un convento dove il padre guardiano, che è poi lo stesso Sciarretta, il quale nei titoli di testa diciamo, si riconosce, anzi enfatizza la propria partecipazione straordinaria in questo piccolo ruolo. Dicevo, il padre guardiano accoglie quest'uomo e tra l'altro diciamo che Sciarretta ha una delle battute più clamorose del cinema italiano in termini di product placement. Non fate caso alla bottiglia, questo è del vero brandy stock 84. Mi dicono di comprare quello di qualità scadente, ma siccome lo bevo anch'io non vado a spese. Una battuta tra l'altro che lascia perplessi anche poi i membri della commissione ministeriale che rivaluterà la nuova edizione dicendo ma questa è pubblicità non occulta, proprio palese. Sta di fatto che in questa cornice narrativa il personaggio di Piero Vida, che nell'originale era uno dei 6 giovinastri del castello, ora si è fatto frate. Perché? Lo scopriremo appunto quando padre Remigio, così si chiama adesso il personaggio, si reca in un nightclub per contattare una vedette e ottenere dei documenti compromettenti che servono a questo suo amico ferito. Ecco, tutto è abbastanza nebuloso. Sta di fatto che poi inizia un lunghissimo flashback con il racconto di padre Remigio che poi costituisce il girato originario di Catarsis, ossia ciò che Vegezzi aveva girato inizia dopo circa 20 minuti di questa introduzione. Nella nuova cornice girata da Sciarretta trovano posto una canzone che si chiama Ti hanno visto, cantata da Sonia, tale Sonia, vedette della canzone argentina, e un numero vagamente insomma di burlesque di tale Alma del Rio, vero nome Ines Raso, che è una ultra quarantenne spogliarellista, diciamo così, che era finita sui giornali, aveva avuto i suoi 15 minuti di notorietà, nel 1962 per essersi accapigliata con Jane Mansfield durante la consegna dell'Oscar dei due mondi, la manifestazione creata da Sergio Pastore negli anni 60, che era un pochino uno dei tanti ritrovi della dolce vita cinematografara romana. In quell'occasione la Del Rio aveva strattonato a Mansfield e le aveva strappato una ciocca di capelli, finendo sui giornali. Dopodiché era ritornata nell'oblio, salvo poi riemergervi grazie alla partecipazione in Catarsis, dove la troviamo, come dire, annunciata come se fosse una vera e propria vedette internazionale. Il nuovo girato ha anche dal punto di vista stilistico tutt'altra qualità rispetto all'originario, perché nel girato di Nello Vegezzi il direttore della fotografia era Mario Parapetti,
Qui invece abbiamo un nuovo direttore della fotografia che si chiama Angelo Baistrocchi e diciamo che anche fotograficamente si nota la differenza tra i due girati. Inoltre, oltre a ciò, Sciarretta aggiunge al racconto di Padre Remigio una voce narrante moralistica che sottolinea i vari passaggi del racconto, probabilmente nel tentativo di rendere più comprensibili agli spettatori alcuni snodi della trama. Sfogavamo tutta la nostra violenza in corse sfrenate, in folli sorpassi. Volevamo divertirci a tutti i costi. Sta di fatto che questa versione, che quindi contiene all'incirca 55 minuti del film originario, è comunque monca. È monca di due sequenze che Vegetzi aveva effettivamente girato, e una è uno spogliarello di Bella Cortez, che avviene nella sequenza dell'orgia, diciamo, in cui i ragazzi trovano una tavola imbandita con liquori, bevande, si ubriacano e iniziano a danzare. E l'altra è una bella sequenza di impatto, direi, surreale, in cui, girovagando per le stanze del castello, i giovani trovano 3 tele nere, dietro le quali emergono 3 dame, le quali li attirano poi al di là della tela. Queste tele che vengono squarciate, i giovani entrano in queste stanze e diciamo si ritrovano come imprigionati, dopodiché le donne si trasformano in scheletri. Questa era una sequenza che era stata effettivamente girata. Vegetzi ne parla nella lista di modifiche che aveva chiesto invano di effettuare dopo il primo montaggio, e viene però scartata. Sta di fatto che questa nuova versione del film, che dura adesso 78 minuti anziché gli 87 originari, viene intitolata Sfida al diavolo, ritorna in censura e ottiene un VM14, vietato ai minori di 14 anni. A quel punto Vegetzi tenta l'impossibile, ossia fa causa alla Ecofilm, sui giornali cerca di fare un polverone dicendo di essere stato estromesso dal suo film, cerca appunto, chiede che il film venga riportato al montaggio originario, e parte una lunga battaglia legale con la Ecofilm di Sciarretta. Battaglia legale che ovviamente si conclude in un nulla di fatto per via delle clausole che purtroppo fanno sì che il regista non possa dire nulla sul final cut del film. Tra l'altro Berto Pisano fa le musiche in Sfida al diavolo, però nella prima versione le musiche erano di Stefano Torossi, quindi hanno anche rifatto completamente il commento musicale nella seconda versione. La partecipazione al film di Christopher Lee ha causato negli anni alcuni problemi, alcuni equivoci, diciamo, perché nella sua autobiografia lo stesso Christopher Lee menziona il film in maniera inesatta, ossia dice lì: Catharsis was very hard for those involved to follow. It seemed to be about dropouts who find an old man in a castle who turns into the devil and seizes them. But no one was ever sure. In its efforts to find itself, the film forked into 2 films, the sequel being Faust 63. I was Faust in the first and Mephistopheles in the other, which must have confused people with the strength to see both. Lì parla di 2 film, ossia lui pensava che fosse stato girato sia Catharsis sia il suo seguito Faust 63. In realtà Faust 63 è uno dei titoli di lavorazione, ossia il titolo con cui il film fu depositato alla SIAE da Vegetzi prima di girare. Poi il titolo cambiò in Catharsis, sottotitolo Lorgia, sottotitolo che poi fu tolto probabilmente per evitare confusione o problemi con la censura. C'è da dire che durante il periodo che intercorre tra Catharsis e Sfida il diavolo, cioè 63 e 65, Sciarretta produce o comunque concorre a produrre un altro paio di film, ossia Delitto allo specchio, Sexy Party, diretto dal francese Jean-Josy Povissy e con tra gli attori Michel Lemoine e John Drew Barrymore, che ha alcuni punti in comune con Catharsis, girato in un castello, giovinastri, un'orgia dei sensi, anche se poi in questo caso si tratta di un vero e proprio giallo enigma. E un altro film, sempre giallo, prodotto da Sciarretta, prodotto dalla Ecofilm, è Crimine a 2 di Romano Ferrara, sempre con John Drew Barrymore, quindi i 2 film probabilmente sono stati girati back to back.
Questo Crimina 2 che è tratto da un dramma teatrale di Elisa Pezzani, che è una ex poetessa che poi si è data al teatro scrivendo negli anni 60 alcune commedie gialle granghignolesche. Sull'Ecofilm di Sciarretta c'è da dire che per una di quelle strane traiettorie così frequenti nel cinema italiano dell'epoca, a un certo punto pare che il produttore stia per finanziare un film di Mario Bava. Infatti nel 1966 i giornali riportano la notizia dell'imminente inizio di lavorazione di 12 bambole bionde, un super giallo appunto diretto da Mario Bava e prodotto da Ulderico Sciarretta. Poi, per fortuna di Bava sicuramente, e forse anche nostra, visti gli esiti degli altri film, questo 12 bambole bionde non si farà mai. Quindi Sciarretta abbandonerà le sue pretese di produttore. Nel 1967 l'Ecofilm fallisce e quindi Vegetzi si ritrova addirittura in condizione di poter ricomprare il materiale del film dal curatore fallimentare, cosa che però non gli è possibile perché la sua famiglia gli ha ormai chiuso i cordoni della borsa, non ha più la possibilità di chiedere aiuto economico ai suoi e comunque è preda di forti depressioni, mutamenti di umore, eccetera. Sta di fatto che a un certo punto lui lascia il film al suo destino, dice al suo avvocato che ormai non si disinteressa completamente di ciò che accadrà e cambia totalmente vita, non vuole più saperne del cinema. Ormai per lui il cinema è un capitolo chiuso. Vegetzi ormai è tornato nella sua Piacenza, dove vive una vita, diciamo, sempre ai margini, una vita di come artista, come poeta e soprattutto ecco, scopre l'impegno politico. Si iscrive al locale Partito Comunista d'Italia marxista-leninista, Linea Nera, che non è il PC, diciamo, ma una versione molto più a sinistra del comunismo mainstream dell'epoca. Io allora militavo nel PCD, Linea Nera, Partito Comunista Marxista-Leninista ed aggiungo stalinista d'Italia, partito che si contrapponeva al PCD Linea Rossa che noi tacciavamo di trotskismo e di cui eravamo grandi nemici. Io, come mi soleva chiamare Corrado Sforza Fogliani, il liberale, ero il patron del maoismo piacentino. E quei pochi soldi che avevo quando fui cacciato di casa per aver pubblicato Dal dissenso all'esterotica, libro che fu tacciato di oscenità e poi fu prosciolto in istruttoria perché è riconosciuto libro d'arte, io, come dicevo, mi dedicavo alla contestazione. E compie azioni di stampo situazionista, la più memorabile delle quali avviene dopo una notte di abbondanti libagioni, quando Nello e i suoi compagni di partito leggono sul giornale piacentino la notizia di un miracolo che è avvenuto nella zona. Libertà, il quotidiano di Piacenza, proprio quel giorno, quella mattina, parlava diffusamente di Mamma Rosa, cioè una vecchia di San Damiano che aveva avuto una visione della Madonna, che le aveva parlato, altre balle del genere, che un pero era fiorito in pieno inverno e altre balle del genere. Insomma, bisognava contestare il pero e bisognava contestare Mamma Rosa. Il pero miracoloso di Mamma Rosa è oggetto di un folto pellegrinaggio di turisti, il che per il marxista-leninista Vegetzi è un affronto da lavare, per cui con i suoi compagni una notte partono, prendono l'occorrente, ossia una scala per andare oltre alla recinzione e una sega da boscaiolo, con la quale tagliano l'albero.
Se non che le libagioni di cui si era detto li avevano resi ovviamente un po', come dire, un po' alticci, per cui il giorno dopo il giornale riporta la notizia che un albero è stato tagliato, sì, però non era il pero, bensì era un pruno, era un altro albero, di modo che la spedizione punitiva, diciamo, non ha avuto l'esito che si sperava. A questo proposito c'è da dire che Gaetano Pantaleoni, il direttore responsabile di Attualità Piacentine, in un'intervista a Mamma Rosa venne a sapere e scrisse sulla sua rivista che l'albero che fioriva veramente non era il pero, ma bensì il pruno. Quindi noi, sbagliando, facemmo giusto. Oltre a ciò, Vegezzi manifesta il proprio spirito di artista come poeta, con raccolte di versi, una delle quali ha grossi problemi con, diciamo, penali, perché viene accusata di oscenità, si chiama Dal dissenso all'esteterotica, ed è una raccolta di brevi poemetti, spesso di carattere erotico-pornografico. A difesa di Vegezzi in tribunale si schierano niente meno che Pierpaolo Pasolini, Dacia Maraini, Andrea Zanzotto, quindi insomma la crème della poesia italiana, difendendo l'opera di Vegezzi, il quale pubblica nel corso degli anni altre raccolte di poesia per lo più autopubblicate, diciamo restando una figura marginale all'interno del milieu piacentino, anche se fanno scalpore alcune sue opere di performance art, come una intitolata Topo, Topa, Topo Erotica, che consiste in una specie di marcia per la città di Piacenza di ballerini travestiti come topi antropomorfi che poi si scatenano in una specie di danza, forse memore di quella di Catarsis, nella piazza centrale della città. Una poesia di Nello Vegezzi che penso possa rappresentare bene la sua parabola artistica e umana. Quando verrò a te, mia vecchia quercia antica, sarà muto il vento nell'aria vuota, senza ritorno. Quando verrò a te, mia vecchia quercia antica, verrà, verrà, verrà la morte amica. Nello Vegezzi era un bastian contrario, un anticonformista, un uomo contro. Ad esempio, in un periodo in cui la figura di Pasolini veniva celebrata dai colleghi, dagli intellettuali, subito dopo la sua uccisione, Nello scriveva una poesia molto forte e diciamo dura nei confronti dell'intellettuale. Pierpaolo, sei morto e noi non piangiamo per te. Eri falso e saccente, come l'accattone del tuo accattone, che, falso e saccente, ora ti ha massacrato, per non venirti insieme. Neanche noi ti veniamo insieme. Pierpaolo, sei morto, non ci incanti più. Per Vegezzi un'altra valvola di sfogo è la scultura. Lui realizza opere che chiama di accatto-plastica, ossia recupera oggetti che possono essere pezzi di legno, utensili, eccetera, e li trasforma facendoli diventare opere d'arte. Ad esempio una scheggia di legno diventa un pappagallo. È una sorta di arte povera, poverissima, che comunque dimostra uno spirito artistico mai placato. C'è da dire che contemporaneamente le condizioni psicologiche di Nello sono comunque piuttosto difficili. Lui soffre di mutamenti d'umore, crisi di depressione e si cura, diciamo, da sé con farmaci che ovviamente lo rendono psicologicamente spesso instabile. Siamo nel giugno del 1993 e il nome di Vegezzi sta già uscendo dai territori piacentini grazie a un piccolo editore, piccolo ma prestigioso, che è Vanni Scheiviller, che ha ripubblicato una sua raccolta di poesie. Potrebbe essere l'inizio di una nuova vita per Vegezzi, però a quel punto il patto col diavolo si è concluso e c'è chi viene a reclamare per l'anima di Nello. Infatti il 6 giugno 1993, la notte tra il 5 e il 6 giugno, Nello si era recato al pronto soccorso di Piacenza durante una delle sue crisi ricorrenti. Lui andava sempre in giro in bicicletta, non aveva la patente. Tornando a casa di notte viene investito da un pirata della strada. Il suo corpo viene ritrovato il giorno dopo straziato e quindi diciamo che per Nello Vegezzi
è arrivato il momento di lasciare questo mondo.